Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video lezione di matematica che ha per argomento la geometria. Prima di iniziarla, come sempre, invito tutti ad iscrivervi al canale La Matematica in un Click e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo video vediamo il terzo tipo di solido di rotazione tra quelli che si studiano tradizionalmente, ovvero la sfera. Come di consueto, anche per la sfera vediamo come generarla come solido di rotazione. Stavolta partiamo da un semicerchio, che vediamo qui colorato in rosso, e lo facciamo ruotare di 360 gradi attorno ad un suo diametro, che coincide con l'asse verticale Z. Facciamo partire l'animazione, lo vediamo con i consueti colori, e vediamo che il solido che si viene a formare è proprio la nostra sfera, che possiamo considerare come un analogo tridimensionale, come vedremo, del cerchio. La superficie sferica si definisce nello spazio come la circonferenza nel piano, ovvero l'insieme dei punti che hanno tutti la stessa distanza da un punto fisso O, detto centro. Gli infiniti segmenti, qui ne vediamo tre, OA, OB e OC, che uniscono i punti della superficie sferica come A, B e C col centro O della sfera, sono i raggi della sfera. Nelle tre dimensioni, tutti i raggi, gli infiniti raggi di una stessa sfera, sono tutti uguali tra di loro. Analogamente si può definire anche il diametro di una sfera come doppio del raggio. Abbiamo visto in una delle video lezioni precedenti che andando a sezionare un cono con piani orientati formando angoli diversi otteniamo diversi tipi di curva. Non è così per la sfera, anzi, se noi andiamo a sezionare una sfera non otteniamo nient'altro che cerchi e questi in qualunque modo noi andiamo ad orientare il piano di sezione. Come vediamo otteniamo sempre dei cerchi che via via diminuiscono di ampiezza e quindi di area man mano che ci allontaniamo dal centro. Tra tutte le sezioni della sfera andiamo a definire quelle che sono quelle di area massima, che si chiamano appunto cerchi massimi e sono quelle che si ottengono andando a tagliare o a sezionare la sfera con piani passanti per il centro. Queste sono le sezioni di area massima tra tutte quelle possibili, si chiamano appunto i cerchi massimi della sfera e sono quelle passanti per il centro. A mano che noi andiamo ad allontanare il piano di sezione dal centro, otteniamo circonferenze e cerchi con raggio via via più piccolo. I cerchi massimi, ripeto, sono quelli che hanno lo stesso raggio della sfera stessa. Cambiando orientazione al piano, vediamo che le possibili sezioni della sfera non saranno mai nient'altro che dei cerchi. Anche per la sfera, come per gli altri solidi, si possono calcolare area e volume. Nel caso della sfera, però, facciamo un'eccezione e partiamo dal volume. Prima di vedere la sfera, disegniamo quest'altro solido, che parte da un cilindro il quale ha l'altezza pari al doppio del raggio di base, quindi raggio R ed altezza 2R, quindi è quello che abbiamo chiamato un cilindro equilatero, e poi in questo cilindro scaviamo due cavità a forma di cono, quindi è un cilindro cavo, queste due parti coniche le dobbiamo immaginare come vuote, e le due cavità a forma di cono si incontrano in un punto che è il vertice comune dei due coni e ciascuno dei due coni avrà base coincidente con quella del cilindro e altezza pari a metà di quella del cilindro, quindi sarà pari al raggio di base. Vediamo di trovare una formula per il volume di questo solido, che è chiamato anche anticlessidra, il quale si otterrà come differenza tra il volume di questo particolare cilindro e 2 volte il volume di uno dei due coni, dato che i due coni sono uguali. Dato che l'altezza del cilindro è doppia del raggio di base,
il volume del cilindro, che è area di base π greco per raggio alla seconda per altezza, in questo caso diventerà π greco per raggio alla seconda per 2 volte il raggio di base, che va a sostituire l'altezza. Quindi il volume di questo particolare cilindro è 2π greco raggio alla terza. Per quanto riguarda ciascuno dei due coni, hanno la stessa area di base del cilindro, π greco raggio alla seconda, per metà altezza del cilindro, quindi il raggio, diviso 3. Quindi ciascuno dei due coni uguali ha per volume π greco raggio di base alla terza diviso 3. Per calcolare il volume di questa anticlessidra dovremo sottrarre al volume trovato per il cilindro, 2π greco raggio alla terza, 2 volte il volume del cono, quindi 2/3 π greco raggio alla terza. Svolgendo la sottrazione fra il numero intero 2 e la frazione 2/3 otteniamo 4/3 π greco raggio alla terza, che è la formula per il volume di un solido fatto in questo modo, un cilindro che ha altezza doppia del raggio di base in cui sono scavate 2 cavità a forma di cono con il vertice in comune. Adesso entra in gioco la sfera che collegheremo a questo solido. Ecco che vediamo apparire in viola una sfera che ha lo stesso raggio del cilindro, lo stesso raggio di base. Ora, se noi andiamo a dimostrare che la formula trovata, o per meglio dire, se andiamo a dimostrare che questa sfera è equivalente a questo solido fatto in questo modo o anticlessidra, allora potremo utilizzare per il volume della sfera la stessa formula trovata per il solido colorato in blu. Come facciamo a capire se la sfera ha lo stesso volume di questo solido? Con il principio di Cavalieri, cioè quello che va ad affettare i solidi con piani paralleli al piano di appoggio, che è quello della base del cilindro. Se noi dimostriamo che a qualunque altezza collochiamo il piano di sezione otteniamo sezioni della stessa area, abbiamo dimostrato, come visto altre volte, che i volumi sono equivalenti. In questo caso abbiamo posizionato il piano di sezione come coincidente con quello equatoriale della sfera. Vediamo in questo caso che le due sezioni sono uguali perché della sfera abbiamo il cerchio massimo, quindi la sezione che ha lo stesso raggio della sfera, il quale è uguale a quello del cilindro. E la sezione del cilindro alla stessa altezza è uguale perché? Perché le sezioni dei due coni, che andrebbero quindi sottratte dalla base del cilindro, si vanno a ridurre ad un punto, perché è il punto esatto dove si incontrano i due vertici. Che succede se spostiamo l'altezza del piano di sezione? Vediamo che le sezioni della sfera, come già visto, a mano che ci allontaniamo dal centro, diventano circonferenze via via più ridotte. Quelle invece del cilindro, per meglio dire dell'anticlessidra, diventano delle corone circolari, la cui area è pari alla sezione del cilindro, che è sempre uguale, meno quella del cono, che a mano che ci allontaniamo dai vertici diventa più grande. Quindi anche la sezione dell'anticlessidra ha un'area via via più ridotta, perché aumenta quella della cavità man mano che ci allontaniamo dal piano dell'equatore della sfera. Ora, che cosa ci dicono i dati che vediamo nella vista 2D a destra? Che in qualunque modo noi andiamo a posizionare il piano di sezione, la sezione della sfera e quelle dell'anticlessidra hanno sempre la stessa area. Quindi cosa possiamo concludere? Che i due solidi sono equivalenti e che quindi la formula per il volume trovato per l'anticlessidra è identica a quella per trovare il volume di una sfera di raggio R. Il volume della sfera è 4/3 π greco R alla terza o 4/3 π greco R3, quindi ci basta il raggio per trovarlo. La formula inversa che riporto qui ci dice che per trovare il raggio della sfera partendo dal volume bisognerà fare la radice cubica del triplo volume diviso 4π greco. Un altro modo di intendere quanto appena dimostrato è che se disegniamo un cilindro 1 e un cono numero 3 di altezza pari a 2 volte il raggio di base e con la stessa base ovviamente, e disegniamo poi una sfera dello stesso raggio degli altri due solidi, il volume del cilindro risulta pari alla somma di quello della sfera e di quello del cono, con il volume della sfera che risulta quindi doppio di quello del cono.
perché se il volume del cilindro, che è un cilindro equilatero, sarà 2π raggio alla terza, quello del cono sarà 2/3 π raggio alla terza e per differenza quello della sfera 4/3 π R3. Risolviamo adesso un problema in cui un cilindro e una sfera sono equivalenti, ovvero hanno lo stesso volume. Conoscendo il raggio di base del cilindro 6 cm e l'altezza del cilindro 27 cm, il problema chiede di calcolare il raggio della sfera. Come prima cosa, dato che i volumi sono uguali, calcoliamo il volume del cilindro moltiplicando l'area di base per altezza. Dato che il raggio di base del cilindro è 6 cm, l'area di base sarà π per raggio alla seconda, area del cerchio, π per 6 alla seconda, quindi 36 π centimetri quadrati. In questo problema possiamo lasciare indicato il π. Il volume del cilindro si ottiene come area di base 36 π per altezza del cilindro che è 27, 972 π centimetri, qui vedete quadrati ma in realtà è centimetri cubi. A questo punto, per calcolare il raggio della sfera, usiamo la formula inversa, radice cubica di 3 volte il volume, 3 per 972 π, diviso 4π. Π e π si semplifica, 3 per 972 diviso 4 viene 729, che è un quadrato perfetto, quindi è un cubo, scusate, perfetto. Usiamo poco la radice cubica e ormai sono abituato a dire il quadrato. No. Per calcolare il volume e per le formule inverse, nella sfera come nel cubo c'è la radice cubica. La radice cubica di 729 è 9 cm. Nella prossima video lezione andremo avanti e calcoleremo anche le aree dei due solidi. Per ora ci fermiamo qui perché ho preferito rimandare l'area della sfera a una video lezione successiva. Quindi prima di darvi appuntamento proprio a questa video lezione successiva sull'area della sfera, vi invito di nuovo tutti ad iscrivervi al canale La Matematica in un Click e ad attivare la campanella delle notifiche. Ciao a tutti e alla prossima video lezione!